Buongiorno e bentrovati. Oggi vi voglio parlare dei 3 errori più comuni che vedo fare dai miei studenti quando usano lo stick, e poi seguite il video fino in fondo perché invece alla fine vi dirò 3, chiamiamoli trucchi, che potete usare con lo stick. Il primo degli errori più comuni che vedo fare dagli studenti quando iniziano a approcciarsi al programma Parelli è quello di fare questo, e usano la corda senza lo stick, perché ad esempio devono mandare indietro il cavallo, dicono bene, per mandare indietro il cavallo devo fare lo yo-yo, allora devo usare la corda, non ho bisogno dello stick, butto in terra lo stick. Questo è il primo errore. No, dovete tenerlo in mano, perché a questa maniera imparate a tenerlo sempre con voi, perché vi accorgerete andando avanti che in sempre più occasioni avete bisogno di usarlo, e siccome il vostro linguaggio del corpo è importante, se voi vi accucciate per prendere lo stick state mandando un segnale al cavallo. Lo vedo spesso fare ad esempio nel circolo: mettete il cavallo in circolo, poi lo stick non riuscite a tenerlo bene appoggiato qua, vi casca, quando andate a prendere lo stick il cavallo disimpegna e si mette rivolto verso di voi, perché gli avete insegnato che questo gesto qui significa disimpegna, e quando io faccio questo, se ho il cavallo di fronte, lo interpreta come il disimpegno del posteriore. Vi sarà sicuramente successo, se non vi è successo vi succederà. Quindi ricordatevi, tenete sempre lo stick in mano o appoggiato bene alla pancia o dove volete voi, in modo che non vi caschi facilmente quando fate il gioco del circolo. Ma ricordatevi che dovete abituarvi a tenerlo sempre con voi lo stick, deve diventare veramente un'estensione del vostro braccio, cosa che fra l'altro è stato inventato per quello, per essere un'estensione del vostro braccio. Il secondo degli errori che invece vedo fare veramente tantissime volte, anche questo, è quello di tenere lo stick qui a metà, e questo non va bene. Abbiamo un intruso e questo non va bene, perché a questa maniera non avete la lunghezza dello stick, perché è presa a metà, quindi è più corto, e in più avete l'ingombro, e secondo come vi muovete potete battervelo da tutte le parti o batterlo sul cavallo. Questa cosa la vedo fare molte volte quando viene usato per spostare il cavallo, no? Quindi io voglio fare porcospino per spostare la spalla e poi fanno questo le persone, ok? Allora questa cosa qui non va bene, perché non sfrutto tutta la lunghezza dello stick. Quindi devo usare bene lo stick, prenderlo bene o in cima o in fondo, è indifferente, posso prenderlo anche qua o nel manico, ma non lo devo prendere a metà. A questa maniera posso stare lontano dalla testa del cavallo, perché se il cavallo è lungo io ho bisogno di usare tutta la lunghezza del braccio e dello stick, e stando qui posso spostare il cavallo in maniera corretta usando tutta la lunghezza dello stick. Questo è il secondo degli errori più comuni. Il terzo errore più comune che vedo fare invece è quello di avvicinarsi al cavallo con lo stick in aria, così, cioè lo studente ha finito di fare qualcosa e fa "ah, bravo cavallo", così, con lo stick a questa maniera, e la risposta del cavallo non può essere se non questa. Questo non va mai fatto. Lo stick dovete considerarlo come se fosse la spada di un samurai, Cioè, una volta che la togliete dalla fodera, dicevano gli antichi samurai che doveva assaggiare il sangue del nemico, no? E quindi dovete pensare un po' la stessa cosa, cioè se io faccio questo sto facendo qualcosa, sto comunicando qualcosa col cavallo, mentre se lo tengo dietro di me così, rilassato, invece in questo caso non sto chiedendo nulla al cavallo. Quindi il cavallo si abitua a questa comunicazione
con una velocità incredibile. Questa non la capirà mai, perché il vostro atteggiamento in questo caso è state chiedendo qualcosa, il vostro linguaggio del corpo sta chiedendo qualcosa. Adesso invece vi voglio segnalare 3 trucchi, chiamiamoli così perché poi sono anche abbastanza banali, però a volte fa comodo conoscerli. Vedete, in questo caso la cavalla si è messa la corda sotto sulla gamba, ok? E lei non ha grossi problemi a queste situazioni qua, come risolverle. Ancora non è perfetta, però insomma non è che si preoccupa più di tanto. Però se io avessi un cavallo che si agita molto, in questo caso qui, se io devo andare a prendere la corda lì di fronte, è possibile che magari mi faccia del male. Mettiamo caso che io vado là a questa maniera e lei si spaventa dietro, mi viene addosso. Oppure vado di lato, la prendo così, lei si spaventa di là e mi viene addosso. O magari rampa per togliersi la corda e mi prende. Allora in quel caso cosa posso fare? Uso lo stick, ok? Lascio la corda e mi prendo la corda a questa maniera, vedete? Così me la prendo. E questo è il primo trucchettino che dovete mettervi in tasca. Il secondo invece è questo, quello di toccare bene il vostro cavallo ovunque, con lo stick, non con la mano. A questa maniera, se il mio cavallo è un cavallo che tende per esempio a calciare quando lo tocco dietro, e ce ne sono molti più di quelli che pensate, a questa maniera io, cosa succede? Se il mio cavallo, se io lo tocco qui per esempio, e il mio cavallo calcia, non è il caso dell'America come vedete bene, però se Milo ti puoi andare a fare una giratina laggiù, vai a mangiare le canne di bambù, panda. E se io appoggio lo stick qua e il cavallo calcia, io non devo fare niente di particolare, devo semplicemente tenerlo qui, e se calcia continuare a tenerlo qui, in modo che capisca che non succede nulla, e al momento che smette di calciare lo tolgo. Lo stesso succede se io vado qua, per esempio sulle fattrici che non si fanno toccare le mammelle. Se io vado qua, lo tocco, riesco a toccarlo da tutte le parti, sotto la pancia. Se lei si muove o calcia, io continuerò a carezzarla qui sotto, fino a che non smette. Al momento che smette, tolgo. Ricordatevi sempre che è il rilascio quello che insegna, non quello che fate, non la pressione. La pressione motiva, ma il rilascio è quello che insegna. L'ultimo trucchetto che vi voglio insegnare invece è questo. Molte volte vedo le persone che tendono a tenere lo string avvolto allo stick perché hanno paura che gli vada in giro quando lo usano, no? Magari sanno che non devono usare lo string, allora se lo mettono a questa maniera. Ecco, questo non va mai fatto, perché al momento che ne avete bisogno, qua, io ci ho da durare un po' di fatica prima di riuscire a usarlo, non sono immediato, questo non lo dovete fare. Se vi dà noia lo string, dovete semplicemente non usare l'altra mano, ma semplicemente dovete fare questo. Da questa posizione qui, vedete come lo io? Tirate su, lo appoggiate in fondo a questa maniera e poi dopo fate questo, basso, tenendo la mano bassa, così, in modo che non andate a influire con il vostro linguaggio del corpo nell'opinione del cavallo, e nello stesso tempo avete immediatamente lo string insieme allo stick e non vi dà fastidio per fare niente. Ok? Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciando un like, mettendo un commento, e noi ci vediamo nel prossimo video. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. E ora mi devo ricordare il terzo. E il terzo era? Ah, ok. Heading back
to what used to be home. Passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.